Ciao, sono Alessia e da oggi apro il mio nuovo canale, un canale di fiabe, un canale per evadere, un canale di racconti per bambini, per adulti, per tutti. Iniziamo subito oggi con la storia di Pietro, un bambino, e ho invitato la mia carissima amica Barbara, che è un'attrice, a leggere questa storia per noi. Intanto ve la presento. Barbara? Eccola qua. Ciao Barbara. Ciao! Allora, oggi sei emozionata per questa nuova avventura? Tantissimo, si vede. Sono contentissima di viverlo con te, però. Anch'io. Allora, buon ascolto. La mattina grigia si scioglieva sul vetro sporco dell'edificio. Volevano che iniziasse a chiamarlo casa, ma sapeva che non ne avrebbe mai avuto il coraggio. Il colore dei muri si intonava con la giornata uggiosa. Il vetro era fresco contro la sua fronte. Sapeva che tutto intorno si stava appannando, eppure lui sperava di continuare a scorgere qualcosa fuori da quel posto che chiamavano orfanotrofio. Dietro di lui si avvicendavano i passi degli altri bambini, quelli che una casa vera non l'avevano mai avuta, quelli che riuscivano a definire casa quelle stanzette grigie e di lunghi corridoi lucidi. «Pietro, vieni, scendi che giochiamo a nascondino!» L'assistente sociale attese invano una risposta, poi lo salutò rassegnata e accompagnò in cortile gli altri bambini. Ora era tutto silenzioso. La sua finestra dava verso l'entrata, quindi non poteva vedere gli altri giocare, ed era meglio così. Osservava il vialetto d'ingresso interrompersi dove il grande cancello nero tracciava una netta linea di demarcazione. Al di là una strada secondaria all'interno del parco secolare annesso alla chiesa. Qualche ragazza passava velocemente in bicicletta, con i capelli al vento e gli auricolari nelle orecchie. Il cigolio delle ruote si perdeva nella foschia bagnaticcia di quella mattina di ottobre. Gli occhi di Pietro, spalancati come finestre sul mondo, superavano le barriere e le distanze. Così si ritrovava a sfrecciare via assieme all'ultima bicicletta, sognando di essere portato lontano. Da destra sopraggiunse il parroco, uno spilungone magro come un grissino, tutto vestito di nero e col suo inconfondibile incedere dinoccolato. Pietro lo aveva incontrato soltanto una volta e quando l'uomo si era chinato verso di lui per fargli un timido buffetto sul mento, a lui era apparso uno svettante cipresso che si piegava sotto le sferzate del vento. Anche il parroco cipresso sparì. Chiunque passasse lì davanti svaniva nella bruma della vita, lasciandosi dietro gli occhi appiccicati di Pietro, che non aveva altri che se stesso. I suoi lo avevano tenuto con loro finché avevano potuto, però alla fine non era servito neppure nascondersi sotto il lavandino del bagno, mentre l'ambulanza li portava via, lasciandolo solo. Dimenticato come i cristalli bianchi sparpagliati sul tavolino della sala, accanto al corpo di sua madre. Ora c'era solo lui. L'avevano portato in quel brutto posto grigio dove c'erano troppi bambini e troppo pochi mamma e papà. Bene, doveva scendere a patti con la realtà. Ormai era solo. Le inservienti, gli assistenti sociali gentili, la cuoca con i capelli duri e ritti come filo spinato, i bambini, persino il parroco. Nessuno significava qualcosa nella sua vita. Non esistevano, non erano niente, era solo. Un sospiro profondo lasciò la sua bocca appannando il vetro. Pietro si allontanò di scatto, ma rimase a fissare la chiazza opaca, affascinato. Fissava attentamente il vetro, sforzandosi di vedere attraverso la macchia. Infine le goccioline evaporarono e dietro la macchia comparvero due occhi. Due occhi lo fissavano di rimando da oltre il grande cancello nero. Un cane stava seduto e muoveva la coda con placida lentezza mentre lo osservava. Pietro si avvicinò di nuovo al vetro e vi alitò contro.
Tentò di resistere alla tentazione di spostarsi per spiare il cane, ma non durò molto. Fece un passo di lato e sbirciò. Immediatamente gli occhi del cane lo avvistarono e la coda si mise a vibrare. Pietro si ritrasse, stavolta nascondendosi completamente alla vista. Era inutile. Ogni volta che si affacciava, anche solo per una sbirciatina, con un occhio chiuso e uno aperto, il cane era lì che lo fissava con quei suoi occhi dorati e scodinzolava. Senza rendersene conto, Pietro sorrideva. D'un tratto vide del movimento sulla panchina poco lontana. Una signora con i capelli bianchi legati in una coda di cavallo agganciò il guinzaglio al collare del cane e si incamminarono. Quando furono proprio di fronte alla finestra di Pietro, la signora si voltò verso di lui, agitando una mano. Intanto le sue labbra scandivano le parole «A domani». Il suo sorriso si spense fra il rumore della ghiaia sotto i suoi stivali di gomma. Il sorriso di Pietro, invece, non si spense più. Sono contentissima di avervi accompagnato in questa avventura. Sappiate che Pietro ha una storia prima di quello che è successo oggi e una storia subito dopo. Quindi se volete sapere che cosa ha portato Pietro in orfanotrofio, seguite il prossimo video. Intanto, se vi è piaciuto quello che avete sentito e ascoltato e visto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie, buona giornata!